Ok, partiamo subito col nostro cotone, deve essere un cotone medio e un uncinetto numero 2. Io uso questo cotone qua di Tessiland che si chiama Iggy e mi trovo molto bene perché ha una bella struttura e ha dei colori molto sgargianti. Quindi parto con il mio cappietto, così. E parto semplicemente facendo 11 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A questo punto carico il filo, entro nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi non in questa qua che è la prima, ma in quella dopo, e faccio una doppia maglia alta, quindi carico, tiro fuori 2 asole, carico, tiro fuori 2 asole. Quindi queste 2 catenelle che abbiamo lasciato e questa qua, questa doppia maglia alta qua, ci fanno 2 doppie maglie alte. A questo punto andiamo a fare una doppia maglia alta in ciascuna delle catenelle che abbiamo sotto, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A questo punto finisco l'ultima doppia maglia alta, vado a fare semplicemente 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, giro il lavoro in questo modo, carico il filo, non nella primissima perché la primissima viene diciamo occupata da queste 3 catenelle che sostituiscono la prima doppia maglia alta, ma in quella dopo vado a fare la mia doppia maglia alta e procedo di doppie maglie alte per tutta la riga. Il numero di doppie maglie alte non deve mai variare, quindi deve essere sempre 11 in modo che venga un rettangolo preciso. Ovviamente le 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio valgono come prima doppia maglia alta, quindi vanno contate. Procedo fino alla fine. L'ultima maglia che avremo è la terza catenella che abbiamo fatto per alzare il lavoro, entro nella catenella e faccio la mia doppia maglia alta. Di nuovo 3 catenelle, giro il lavoro e ricomincio la mia riga. Faccio questa operazione, quindi continuo in questo modo fino a quando non avrò 15 righe totali. Quindi questa è la nostra terza, ce ne mancano ancora 12. Una volta arrivate alle nostre 15 righe, scusate, abbiamo fatto il nostro anellino. A questo punto, se è il primo anello che facciamo, semplicemente lo ripieghiamo su se stesso, in questo modo, e entriamo nella catenella di base, in questo modo, e andiamo a fare una maglia bassissima. Entro nella maglia successiva, entro nella catenella corrispondente del pannello dietro e faccio una maglia bassissima. Di nuovo entro nella maglia successiva, entro nella catenella del pannello di fronte, tiro fuori, maglia bassissima e proseguo in questo modo finché non l'avrò, diciamo, chiusa tutta. Così. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, un commento o di condividere il video e per chi vuole c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale.
Quindi procedo, adesso non preoccupatevi del fatto che magari non è un anello perfetto perché si vede un po' questa cucitura, tanto poi nella costruzione del festone andremo a nasconderla, quindi non si vedrà. In questo modo ci portiamo dietro anche il cappietto di avviamento per l'ultima chiusura e per l'ultima faccio una maglia bassa in modo da chiudere bene. A questo punto posso anche tagliare. Ok, carico il filo, faccio passare in modo da fermare e a questo punto nascondo i fili in questo modo. Vedete, li faccio passare tra le coste del lavoro, così. Dopo 2 o 3 passaggi possiamo tranquillamente tagliare. Sempre che passi, ok. A questo punto tagliamo i fili in eccesso. Ok, una volta fatto questo, io ad esempio ne ho già fatto un altro e ho una catenella già avviata. Comunque l'avvio nel momento in cui ne fate 2 singoli separati, ok, siete in questa situazione, semplicemente andate a infilare il rettangolo di congiunzione dentro a entrambi, ok, in questo modo, e andate a chiudere. Ora non parte che mi sono incastrata, ok? Mi sono inchiusa il filo dentro, ma non preoccupatevi se lavorate storte perché tanto poi si girano senza problemi. Allora di nuovo entro, questa volta sono dalla parte del filo di avviamento, quindi posso portarmelo dietro direttamente, 1, 2 e procedo, diciamo, facendo la mia chiusura. Ora, questo qua è un progetto secondo me molto versatile perché potete farlo come nel mio caso, appunto con dei colori definiti per un progetto preciso. Io lo vedo bene ad esempio a decorazione di un lettino o una culla. Oppure potete anche fare una cosa molto colorata se avete eventualmente dei piccoli scarti di lavorazione, dei piccoli gomitoli di filato che difficilmente usate per un progetto intero, potete fare un festone molto colorato. Oppure ad esempio lo vedo benissimo anche con dei colori natalizi per fare appunto un festone di Natale. La cosa bella secondo me è fare magari una struttura e poi tutti gli anni fare un anellino in più con magari ricamato l'anno in cui l'avete fatto, per esempio. Ok, abbiamo finito. Questa idea qua del numero si può fare anche nel caso faceste magari un festone piccolo per una culla, un lettino e poi fare tutti gli anni un anellino in più per esempio per il compleanno, piuttosto che ogni inizio di anno, diciamo, in modo che poi il bambino o la bambina che tiene il festone ha il ricordo di tutti gli anni passati insieme. Vado a nascondere di nuovo i fili, questo qua e questo qua che parzialmente è già stato nascosto. Un po' cortino. Ok. Ecco, è scappato. In questo modo adesso possiamo tagliare anche questo.
A questo punto andiamo a sistemare in modo che la giuntura, questo mi sono dimenticata di tagliare il filo, sia nascosta, diciamo, dall'anello precedente, quindi in questo modo, e idem da questa parte. E così abbiamo fatto il nostro anello e possiamo realizzare tutte le catene che vogliamo, delle misure che vogliamo. Ovviamente io adesso ho dato una misura standard delle 11 catenelle per 15 maglie alte, ma volendo voi potete farlo ovviamente delle dimensioni che volete. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che diciamo la lunghezza deve essere proporzionata alla larghezza, perché altrimenti non hanno lo spazio per fare il giro. Come sempre vi ringrazio per avermi seguita, vi ricordo, se vi è piaciuto il tutorial, di lasciare un like, commentare, condividerlo, iscrivervi al canale e abbonarvi. Grazie e ciao!